Buonasera a tutti e bentornati a GED nella sezione Medio Oriente. Oggi continueremo il cammino che assieme abbiamo intrapreso qualche settimana fa e lo faremo addentrandoci nelle questioni libanesi nel periodo che va dal secondo dopoguerra, nel periodo in cui ci siamo lasciati nella prima puntata, e proseguiremo fino all'inizio degli anni 90, in particolare quindi termineremo con la trattazione degli accordi di Taif del 1990 appunto. Prima di iniziare però, sia a nome mio personale che anche a nome di tutto lo staff di GED, ci preme ringraziare tutti coloro che nei giorni e le settimane scorse in qualche modo ci hanno fornito utilissime indicazioni per il miglioramento di questo nostro ambiziosissimo progetto. Quindi abbiamo fatto tesoro delle moltissime legittime, soprattutto fortunatamente costruttive critiche. Tutto ciò veramente ci dà motivazione e ci ricarica di energie per continuare con ancora più entusiasmo, se possibile, questa nostra idea, questo nostro piano editoriale. Ritornando al Libano, ci eravamo appunto lasciati nel 1948, al momento della costituzione dello Stato di Israele. Abbiamo fatto una brevissima, per molti versi anche lacunosa, con la storia degli eventi, che dalla fine del XIX secolo ci hanno condotto alla proclamazione di Ben Gurion del 1948. A proposito di brevissima e lacunosa cronistoria, ci preme fare una precisazione. Ci teniamo a ribadire che la prima parte di questo lungo e lunghissimo progetto editoriale, di cui tecnicamente non abbiamo ancora fissato una fine e probabilmente neanche la prevediamo, perché sarà una continua ricerca, una continua volontà di approfondire. Appunto questa prima parte non prevede nessuna trattazione, mi ripeto, approfondita e nemmeno vuole dare un'interpretazione dei dati storici, ma svolge semplicemente una funzione di base, una sorta di propedeutica, un minimo indispensabile, per iniziare poi, in una seconda fase, ad analizzare con strumenti più affinati queste intricatissime vicende che si svolgono da decenni e che tuttora ci toccano e continuano a penetrare nella cronaca giornaliera dei nostri giornali, telegiornali e quant'altro. Quindi, precisato questo, partiamo. Allora, per quanto riguarda l'orizzonte libanese, la nascita dello Stato di Israele porta a una conseguenza diretta ed immediata, che è la migrazione di un flusso enorme di palestinesi oltre il confine appunto della nostra terra dei cieli. Il flusso, a seconda delle stime, si inserisce in una quantità tra 110.000 palestinesi e 120.000. Ricordiamo però una cosa molto importante, l'abbiamo detto e ribadito la volta scorsa, all'epoca dei fatti, quindi dopo la proclamazione dello Stato di Israele, la popolazione libanese era bilanciata. A livello confessionale c'era una quasi perfetta parità tra cristiani e musulmani, con una netta prevalenza di maroniti nei primi, quindi di cristiani, e di sciiti nella parte musulmana. Quindi possiamo capire come l'arrivo di più di 100.000 profughi, per la quasi totalità sunnita, possa portare come primo risultato lo spostamento di quello che era l'ago della bilancia, quindi ci si sposta verso una prevalenza musulmana. La scorsa puntata abbiamo appunto iniziato a descrivere il mosaico multiconfessionale libanese, abbiamo tracciato per sommi capi le caratteristiche dei cristiani maroniti e abbiamo visto anche le differenze tra le due fazioni prevalenti dell'enorme, smisurato e caleidoscopico universo musulmano, ovvero i sunniti e gli sciiti, sunniti e sciiti. Dedicheremo un approfondimento specifico, come abbiamo già detto nella volta scorsa, all'Islam, perché ci tornerà assolutamente necessario e fondamentale e inevitabile comprendere le molteplici facce che caratterizzano il mondo islamico. E per fare alcuni esempi dovremmo trattare l'alauismo, che è la dottrina caratteristica caratterizzante la famiglia Assad, quindi i regnanti di Siria, il wahhabismo per quanto riguarda l'Arabia Saudita e quindi la famiglia saudita, eccetera, eccetera. Oggi ci preme però per
per capire meglio lo scenario libanese, tracciare veramente a volo d'uccello una piccola panoramica sulla terza componente religiosa in Libano, e questi sono i drusi. I drusi sono una delle minoranze più consistenti in Medio Oriente, sono circa 1 milione di fedeli con comunità diffuse in Siria, in Libano, Israele e Giordania principalmente, anche se ai giorni nostri esistono delle comunità anche in Canada, nel Sud America, quindi Brasile, Messico e Argentina principalmente, Australia e anche negli Stati Uniti. Etnicamente sono arabi e parlano arabo. A livello di culto sono monoteisti e la loro dottrina è di natura sincretica, nel senso che ingloba elementi sia dall'islamismo, dal cristianesimo, dall'ebraismo, ma ritroviamo anche molti elementi e molte influenze sia dalla filosofia greca che dall'induismo. Sono considerati eretici dall'Islam, hanno alle spalle una lunga storia di persecuzioni e tentativi di conversione forzata. Tra il 1921 e il 1936, sotto il mandato francese, abbiamo visto per gli accordi di Sykes-Picot, li abbiamo visto nella scorsa puntata, proclamarono uno stato indipendente, il Gebel Druso, che vedete qui in cartina, che però comunque venne poi incorporato nella Siria. Una particolarità contraddistingue in modo evidente la dottrina drusa, quello che loro chiamano al-Dawa, cioè la chiamata, viene ritenuto come una chiamata generale, ok? Di tutto coloro i quali credevano nella nuova fede. Ciò significa che non è possibile in nessuna maniera convertirsi al drusismo. E quindi il drusismo, per quanto riguarda l'attualità, è una religione per cui potremmo definirla chiusa. E la cosa incredibile è che lo è dall'XI secolo. E infatti tutt'oggi un uomo druso non può sposare una donna non drusa e viceversa. Il motivo principale risiede nel fatto che appunto non esistendo la possibilità di conversione, la qualifica di druso può avvenire solamente in linea di sangue, quindi trasmessa solo ai figli da due genitori drusi. Prendono il loro nome da Mohammed ibn Ismail Nashtakin ad-Darazi, spero di averlo pronunciato in maniera corretta, nato nell'area geografica attuale dell'Uzbekistan e morto tra il 1019 e il 1020. Come si intuisce dal nome Ismail, fu un predicatore della setta ismailita. A livello dottrinale credono nell'esistenza di un principio divino, cioè di un creatore di tutte le cose, e qui in effetti riaffiorano anche elementi platonici, un'idea molto simile al demiurgo. Oltre a riconoscere i 5 pilastri del credo islamico, seguono pure i 7 precetti, quelli che loro definiscono i 7 precetti, che è ciò che appunto caratterizza la loro dottrina. I 7 precetti, brevemente, sono la verità della parola, la protezione e il mutuo soccorso tra i fratelli intesi fratelli nella fede, la rinuncia totale ad altri culti eretici o a false credenze, il ripudio del diavolo e quindi di tutto ciò che rappresenta le forze del male, la confessione dell'unità divina, l'acquiescenza di fronte all'azione divina qualunque essa sia e la totale sottomissione alla volontà di Dio. I primi drusi che si stabilirono nella zona del Libano, quindi siamo a cavallo tra il Libano e il nord di Israele, si insediarono intorno all'inizio del XVI secolo, nel momento della conquista dell'impero ottomano della vicina Siria. Il più importante luogo santo è il Pietro di Getro, il tempio di Getro. Getro è il suocero di Mosè, nonché il loro principale
profeta di riferimento. Il tempio si trova nella Bassa Galilea ed è destinazione, meta di pellegrinaggio, proprio perché si pensa che il profeta sia sepolto lì. È fermamente insito nel credo dei Drusi il principio di coesistenza di tutte le religioni e di tutte le etnie, e da ciò ne consegue la totale e piena lealtà verso la nazione in cui essi risiedono. Ed infatti troviamo ad esempio Drusi nelle forze armate libanesi, nelle forze armate israeliane, ma anche in quelle siriane. Per quanto riguarda nello specifico lo Stato di Israele, sono considerati la comunità non ebraica più favorita all'interno del paese, forti appunto del mancato riconoscimento della dottrina islamica e della pratica della dissimulazione della fede. In realtà c'è da fare un netto distinguo, perché i drusi delle abitanti delle alture del Golan hanno rifiutato nell'82 la cittadinanza che lo Stato di Israele gli aveva offerto, riconoscendosi come arabofoni e di nazionalità siriana. Questo a differenza invece della maggioranza dei drusi residenti in Israele, che erano già divenuti per i loro soli cittadini nel 52. Secondo la narrativa israeliana, ebrei e drusi sarebbero legati da un patto di sangue originato dal supporto che i drusi hanno dato durante la guerra del 48 successiva alla creazione dello Stato di Israele. Per quanto riguarda il Libano, i drusi rappresentano la sesta comunità secondo un criterio prettamente numerico e sono il 6% circa dell'intera popolazione. Dai tempi del patto nazionale del 43 che abbiamo visto nella scorsa puntata, hanno sempre mantenuto comunque un'importante e significativa influenza sia a livello politico ed economico, anche se però rimangono ai margini nei negoziati ad alto livello tra i gruppi confessionali. Ai drusi sono riconosciuti in Libano, nel Parlamento libanese, 8 seggi su 128 disponibili. Bene, descritto quindi per sommi capi anche questa minoritaria ma sicuramente fondamentale componente della miscela etnico e religiosa di questa zona del Levante, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con la ricostruzione delle vicende storiche del Libano. Ci eravamo lasciati dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi con la costituzione dello Stato di Israele nel 1948, e la fase appunto immediatamente successiva a questa Seconda Guerra Mondiale, quindi nel secondo dopoguerra, vede il Libano impegnato principalmente sul fronte interno, sulla politica interna, nel tentativo di contrastare le prime evidentissime difficoltà nell'applicazione delle regole non scritte derivanti dal già citato Patto Nazionale del 43. Ricordiamo che il Patto Nazionale era un accordo non scritto, appunto, che prevedeva una divisione delle cariche istituzionali dello Stato in base alla distribuzione confessionale della popolazione libanese, quindi presidente maronita, primo ministro sciita e via dicendo. Proprio la difficoltà di applicazione di queste norme, cioè proprio nella difficoltà di applicazione sta la principale causa di una quasi inesistente traiettoria di politica estera. La non coesione tra le varie componenti provoca inevitabilmente l'impossibilità appunto di una elaborazione di un piano politico sul medio e lungo termine. Sono gli anni della presidenza di Al-Khoury, Bishar Al-Khoury, vedete qui in foto, il primo presidente maronita, e sono gli anni anche che vedono sulla scena i partiti di lunga data, e quindi rodati come il Blocco Nazionale Libanese, ma anche nuovi partiti in forte ascesa come il Partito Popolare Siriano di Libano. All'epoca il malcontento popolare era alle stelle, innumerevoli erano le proteste di piazza, ma il malumore era palpabile anche a livello apicale nella società, nelle gerarchie delle varie confessioni religiose. Tutto ciò dovuto a cosa?
La cronaca dell'epoca narra di una politica dominata da favoritismi, nepotismo, corruzione diffusa, e l'impressione era appunto quella di una politica, in particolare quella di Al-Khoury e del suo governo, più propensa a conservare i centri di potere che a portare veramente il Libano su una traiettoria di ascesa interna e di ascesa internazionale. E in effetti alle parlamentari del 47 l'impressione si rivelò più che fondata. Addirittura, come se non bastasse, alla fine del suo mandato, Al-Khoury promosse e riuscì a far votare una riforma costituzionale al fine di permettere un suo secondo mandato, elezione che poi effettivamente avvenne nel maggio del 49. Le prime crepe sulla tenuta interna di una tale varietà di posizioni e confessioni come quella libanese dell'epoca si fecero assolutamente evidenti e palesi nel marzo e nel luglio, cioè nel periodo tra il marzo e il luglio del 49, quando, quasi sicuramente ispirato dal recentissimo golpe siriano del marzo precedente, Attu Sadeh, fondatore, che qui vedete in foto, fondatore del Partito Sociale Nazionalista Siriano, tenta la presa del potere con un colpo di Stato. Fallisce nella sua intenzione, viene processato, condannato e giustiziato nel giro di 24 ore. Da quel momento in Libano però le cose precipitano. Per vendicare la morte del leader, all'aeroporto di Amman viene ucciso Riyad al-Sol, che qui vedete, leader della fazione musulmana, e fra l'altro uno degli ideatori del patto nazionale e primo ministro all'epoca della presidenza Al-Khoury. Anche dalla parte cristiana maronita il malcontento era alle stelle all'epoca. Il sentore di un possibile terzo mandato di Al-Khoury fece in modo che le forze di opposizioni in qualche modo contrastassero questa idea, questo progetto del presidente, e riescono manu militari a deporre l'ormai ex presidente Al-Khoury e indire nuove elezioni. Il 23 settembre del 52 viene eletto Chamoun, che qui vedete in foto. Con Chamoun si apre una fase politica tutta nuova per il Libano, complice anche il mutare della situazione internazionale. Siamo nei primi periodi di tensione dovuti alla guerra fredda tra i due blocchi, quindi il blocco occidentale e il patto di Varsavia. Nasser sale al potere in Egitto, viene inaugurata la dottrina Eisenhower, nasce l'asse dei paesi non allineati, e quindi ci sono un sacco di scenari che si aprono complessivamente a livello planetario, e quindi tutta la politica di Chamoun si deve interfacciare e verrà in qualche modo, direttamente o indirettamente, influenzata da tutti questi eventi. Ma cerchiamo di procedere per ordine. Siria, quindi fronte siriano. I rapporti con la Siria erano tesi, abbiamo già accennato al golpe del 49, ma la situazione interna era comunque costantemente instabile, in continua evoluzione. Abbiamo un nuovo golpe nel 54, c'era un forte risentimento da parte siriano per i vicini musulmani in Libano, che palesavano un tenore di vita nettamente superiore al loro, una mai sopita rivalità col Partito Sociale Nazionale Siriano, di cui abbiamo accennato prima per il suo leader Sadeh, e fra l'altro Partito Nazionale Sociale Siriano, che ha sempre sostenuto il mandato di Chamoun. Insomma, la situazione tra Siria e Libano era, se così possiamo dire, passatemi i termini, tutt'altro che rosa e fiori. Per quanto riguarda il fronte siriano, il fronte egiziano, quindi Egitto, siamo all'epoca del nasserismo. Nasser sale al potere nel 54, emblematica è la posizione storica di Nasser sul fronte anti-occidentale, impone immediatamente al mondo il suo totale ripudio al patto di Baghdad del 55,
Ricordiamo il patto di Baghdad, inizialmente tra Turchia e Iraq, poi esteso al Pakistan e l'Iran, era un patto che aveva lo scopo, avallato dagli Stati Uniti, di contrastare qualsivoglia ingerenza sovietica nella regione. Celebre, qui vedete la foto, celebre è il passaggio della nazionalizzazione del canale di Suez con tutta la conseguente crisi internazionale del 56. A questa crisi chiaramente vorremmo e faremo una breve monografia assolutamente necessaria ed inevitabile, già in fase di elaborazione avanzata. È proprio la figura di Nasser, di cui abbiamo appena citato le idee per sommi capi, chiaramente, le idee di politica estera, che il governo, la figura di Nasser rappresenta probabilmente uno dei problemi di politica interna maggiori per il governo di Chamoun. In effetti la fazione sunnita libanese, orfana, abbiamo visto dell'attentato, orfano del suo leader al-Sol, vede nel leader egiziano una figura di riferimento. Oltretutto fu proprio su pressione di Nasser che Chamoun evitò di far entrare il Libano nel patto di Baghdad. Nasser fece addirittura pressione nel tentativo di far espellere gli ambasciatori inglesi e francesi dal Libano, ma su questo Beirut in qualche modo riuscì a resistere e non avallare le ingerenze di Nasser. Quindi questo per quanto riguarda il fronte egiziano. Sul fronte Stati Uniti, abbiamo accennato alla dottrina Eisenhower, fu di fatto avvallata da Chamoun, sicuro dell'appoggio politico americano nelle imminenti elezioni. Di cosa si tratta quando parliamo di dottrina Eisenhower? In brevissimo, in poche parole, si trattò di una strategia politico-militare ideata ovviamente dal presidente Eisenhower, in base alla quale tutti gli stati aderenti, a tutti gli stati aderenti sarebbe stato garantito da parte degli Stati Uniti l'appoggio militare in caso di pericolo comunista, anche solamente percepito. Quindi la non completa adesione alle politiche nasseriane in funzione anti-occidentale. Il problema della complicata da gestire all'interno sul fronte interno adesione alla dottrina Eisenhower, tutto ciò fece salire alle stelle il malcontento dei gruppi libanesi musulmani. Nel marzo del 1957 viene costituito il Fronte Unito Nazionale per contrastare il governo Chamoun. Si crearono quindi all'interno del Libano due nette fazioni, due distinte correnti, una prettamente cristiano-maronita, se così vogliamo dire occidentale e filo Stati Uniti, e una musulmana quasi interamente sunnita, anti-occidentale, in cerca addirittura di sostegno sia egiziano che siriano, questo contravvenendo di fatto agli accordi previsti dal patto nazionale. Situazione tesa che vide nel patriarca Meucci un tentativo di raffreddare gli animi senza successo. Non riuscì il tentativo di mediazione e in effetti la situazione precipitò rapidamente. Nel maggio del 58 nelle principali città del Libano scoppiò il caos e la parte occidentale di Beirut fu occupata totalmente da truppe musulmane. Venne creato, vediamo se riesco a farvi vedere bene, eccola qui, venne creato l'UNOGIL, un gruppo di osservazione in Libano inviato direttamente dalle Nazioni Unite allo scopo di mediare con la coordinazione, con le attività di coordinamento del druso Kamal Jumblat. Il 14 luglio, però, sempre del 58, un colpo di Stato in Iraq porta al massacro totale della famiglia Shemita, re compreso.
Shamoun, preoccupato, temendo una sorte simile per il Libano, per il suo paese, invoca l'aiuto militare americano. Subito, il giorno dopo, il 15 luglio, scatta l'operazione Blue Bat. 14.000 Marines si insediano a Beirut. Grazie all'intervento della diplomazia degli Stati Uniti si raggiunse un accordo che portò all'insediamento di Cheab nel settembre del 58, ben visto questo anche dei musulmani. Cheab, che fu anche già presidente di interim nei giorni vacanti nel passaggio che abbiamo visto a inizio puntata dal mandato presidenziale di Al-Khoury a quello di Shamoun. Gli anni successivi a questa pacificazione statunitense furono anni prosperi di crescita economica, con una buona stabilità politica e anche nei limiti una buona e ritrovata convivenza sociale. In particolar modo le banche libanesi, in special modo quelle di Beirut, furono crocevia del traffico di denaro derivante dalla vendita di petroli, ed è di questo periodo di prosperità che nasce il soprannome del Libano come Svizzera del Medio Oriente. Fu proprio, e qui vediamo una prima pagina di un quotidiano dell'epoca, fu proprio il crack, il collasso della banca principale, la Banca Intra del 66, che gettò i primi semi di ciò che poi sfocerà nella guerra civile libanese del 75. Prima però, chiaramente, di arrivare nel 75, dobbiamo ricostruire alcuni eventi determinanti nella politica internazionale per lo scoppio della guerra civile. Parliamo dell'OLP. Nasce nel 64, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, conosciuta immagino da tutti. Anche qui parleremo assolutamente approfonditamente in una puntata dedicata. Al momento è necessario ricordare, che teniamo a mente, che nasce su idea della Lega Araba. Anche sulla Lega Araba approfondiremo più avanti. Sì, diciamo che per capire bene le basi su cui nasce l'OLP, mi sono segnato alcune dichiarazioni di proclamazione che fanno nel documento iniziale, proprio alla nascita nel 64. Cosa viene affermato? Si afferma il diritto del popolo arabo palestinese alla sua sacra patria della Palestina. L'affermazione dell'inevitabilità della battaglia per liberare le sue parti usurpate. Ricordiamo che all'epoca siamo prima della guerra dei 6 giorni, quindi Gaza e Cisgiordania non erano ancora state occupate da Israele. Viene affermata la determinazione di generare una effettiva entità rivoluzionaria e la volontà di mobilitare tutte le capacità e le potenzialità, oltre che le forze materiali, militari e spirituali, per raggiungere il loro obiettivo. Abbiamo parlato della guerra dei 6 giorni, eccoci qui. Nel 1967 scoppia la guerra dei 6 giorni. Il 5 giugno del 67, di prima mattina, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra qualche minuto prima delle 8, l'aviazione israeliana annienta con una serie di incursioni quasi completamente la forza aerea egiziana di 420 velivoli. Ne vengono distrutti completamente, messi fuori uso 286. Si tratta dell'operazione Focus, è l'inizio della guerra dei 6 giorni. Nel corso delle successive 130 ore le forze armate israeliane rimodellano in maniera totalmente nuova e inaspettata quello che è lo scenario geopolitico del Medio Oriente. Israele passa da un'iniziale superficie territoriale di 21.000 km a 120.000 km. Conquista le alture del Golan a discapito della Siria. L'Egitto perde la striscia di Gaza, che occupava dal 48, e tutta la penisola del Sinai fino al canale di Suez.
Viene occupata, come dicevamo prima, la Cisgiordania e viene annessa Gerusalemme. Perché questo conflitto è fondamentale per comprendere lo scenario libanese? Perché dopo la guerra dei 6 giorni si riversano oltre il confine libanese altri 400.000 profughi provenienti chiaramente dai nuovi territori occupati da Israele e in parte dalla Giordania. Ricordiamo che dopo il 48, quindi nella prima guerra arabo-israeliana, già un flusso, a seconda delle stime, compreso tra 110.000 e 120.000 profughi si era già riversato oltre il confine libanese. Quindi stiamo parlando di 500.000 profughi oltre il confine libanese nel giro di 20 anni, scusate. 1970, stiamo veramente volando sugli eventi, ma tratteremo tutti questi eventi in puntate dedicate. 1970, come ben sapete, Settembre Nero, Giordania. Ci è necessario comprendere che all'epoca dei fatti l'OLP in territorio giordano si presentava come uno Stato nello Stato. Questo per la monarchia di Hussein chiaramente rappresentava una seria e costante minaccia. Gli attacchi verso i territori israeliani da parte delle fazioni palestinesi continuavano a partire anche dal territorio giordano, e tutto ciò totalmente incurante del fatto che le rappresaglie conseguenti israeliane colpivano duramente anche i civili giordani. Ad inizio di settembre, appunto del 70, falliti numerosi tentativi di uccidere il re Hussein, vengono addirittura dirottati degli aerei. A seguito di tutti questi eventi, il re Hussein dichiara la legge marziale e chiede aiuto agli Stati Uniti. Gli scontri proseguiranno anche con il supporto siriano, anche in parte con il supporto siriano alle milizie palestinesi, e si conclude nel luglio dell'anno seguente, nel 1971, con la presa da parte dell'esercito giordano delle ultime roccaforti dell'OLP e l'espulsione di tutti i palestinesi nel vicino Libano. C'è da ricordare che lo scontro, che durò circa 7-8 mesi, lasciò decine di migliaia di vittime a terra. La conseguenza di questi due eventi, quindi guerra dei 6 giorni e Settembre Nero, qui abbiamo solo chiaramente accennato ai due eventi, ma è importante comprendere, come abbiamo già detto, che hanno una conseguenza diretta sul Libano. Questa volta, a differenza del 48, la migrazione ben maggiore di palestinesi si aggrava di un fatto, per il Libano chiaramente. I palestinesi ora sono armati. Si tratta di milizie, di profughi politicizzati e non più semplici profughi come nel 48 che semplicemente chiedevano di poter vivere, di avere un luogo dove vivere. E questo lo dico veramente senza nessun giudizio, è solamente un dato storico da tener conto. Si formano dei campi profughi che diventano in breve tempo delle vere e proprie enclave in territorio libanese. Ad acuire la situazione allo stato dei campi profughi ci furono gli accordi del Cairo del 69, che di fatto annullavano la giurisdizione libanese, consentendo così all'OLP di creare una sorta di mini-stato e formando parallelamente anche una sorta di testa di ponte per gli attacchi verso Israele dal sud del Libano. La fazione cristiana evidentemente vede le concessioni verso i palestinesi come assolutamente eccessive. Tra le frange più estremiste di questa visione emerse il partito Kataib, a cui capo era Pierre Gemayel, che qui vedete in foto. La famiglia Gemayel, la stirpe Gemayel, tornerà più volte nella ricostruzione della storia del Libano, con il figlio e anche con il nipote.
Il partito, conosciuto come partito della Falange, fu il primo in Libano ad organizzarsi anche con delle forze paramilitari. All'epoca il conflitto tra Israele e Palestina si era spostato dentro ai confini libanesi. All'epoca dei fatti era molto attivo anche il movimento nazionale libanese, l'MNL, che riuniva tutto il blocco filo-palestinese, scusate, capeggiato dal druso Jumblat, tra l'altro leader del Partito Socialista Progressista. All'interno del blocco figurava anche il movimento Amal, molto importante, ne parleremo in maniera approfondita quando parleremo della genesi e dello sviluppo di Hezbollah, perché è proprio dal movimento Amal, da una costa del movimento Amal, che nascerà Hezbollah, di cui, come mi ripeto, sarà necessario, fondamentale capire l'ideologia, l'aspetto culturale, sociale, assolutamente influente nel panorama del Libano, diciamo da fine degli anni 70. Esisteva inoltre un fronte libanese, formatosi un po' più tardi nel 76, in cui convergevano tutti quei partiti che si opponevano alla coalizione filo-palestinese. Ecco, in buona sostanza, abbiamo appena finito di descrivere gli attori in gioco nello scenario della guerra civile libanese. Ma quando è che la guerra civile libanese esplode? Quando è che questo, possiamo definirlo melting pot etnico e religioso, perde definitivamente il già suo fragile, come abbiamo visto, equilibrio? Abbiamo detto che il fine principale del partito Kataib e del suo leader Gemayel era quello appunto dell'annullamento degli accordi del Cairo. Lo stesso Gemayel accusava parallelamente, ma sempre direttamente, l'allora presidente Franché, che qui vedete con il presidente siriano Assad, di essere addirittura in accordo, in combutta con Arafat. Arafat, a cui mi ripeto, sarò anche pesante, ma è bene essere precisi, perché mi rendo conto che stiamo veramente volando sugli eventi, ma anche su Arafat dedicheremo una monografia. Arafat, che comunque è conosciuto, immagino, da tutti quanti, il leader carismatico e assolutamente emblematico dell'OLP. Ci siamo. Il 13 aprile del 75 in una chiesa libanese si sta svolgendo la funzione nuziale per una delle guardie del corpo di Pierre Gemayel. Nel corso del matrimonio una macchina, presumibilmente con dei palestinesi a bordo, dico presumibilmente citando Mario Villani, nel senso che non sono mai stati catturati, quindi in effetti, a tutti gli effetti non conosciamo chi ci fosse dentro a quella macchina, ma è molto, molto facile, molto presumibile che fossero palestinesi. Quindi sì, da questa macchina sparano sul gruppo dei cristiani, probabilmente riconoscendo Gemayel, e uccidono 4 guardie del corpo. Poche ore dopo, un autobus con famiglie libanesi e palestinesi a bordo cade vittima di un'imboscata rivendicata poi dai falangisti. Muoiono 30 civili, compresi donne e bambini. In poche ore Beirut cade nel caos più totale ed è in fiamme. In pochi giorni gli scontri si allargano anche a Sidone e a Tripoli, e i falangisti iniziano ad accanirsi sui campi di profughi palestinesi e sui ghetti sciiti. In questa prima fase dello scontro troviamo il culmine nella celebre, almeno per gli addetti ai lavori, battaglia degli hotel tra l'ottobre del 75 e il marzo del 76. Si tratta a livello geografico di un piccolo gruppo di hotel sul Mediterraneo, a nord-ovest di Beirut. Questa battaglia vede la sconfitta delle falangi e ha come conseguenze dirette più di 700 vittime, sia tra militari che civili, la divisione di Beirut, l'espulsione del fronte libanese da Beirut ovest e l'allontanamento dei cristiani da
da Beirut Ovest, ora sotto il controllo del Movimento Nazionale Libanese. Seguirono massacri, fu veramente un periodo terrificante per il Libano. Furono perpetrati massacri da parte dei maroniti delle falange nei confronti dei musulmani, siano essi palestinesi che libanesi. Logica conseguenza di questo fu che l'OLP, inizialmente assolutamente neutrale, si schierò chiaramente al fianco del Movimento Nazionale Libanese, e si ebbe a Beirut in particolare una migrazione della popolazione in base al gruppo etnico-religioso nelle aree, quindi ci fu una totale ridistribuzione della popolazione nelle aree chiaramente sotto l'influenza della propria fazione. Nell'ottobre del 76 la Siria manda i suoi uomini, sotto specifica richiesta del presidente Frangé, formalmente per pacificare, ma palesemente sotto copertura araba, e vengono accolti trionfalmente dalle fazioni antipalestinesi. È plausibile pensare che la Siria entri in Libano per rimanerci, come poi in effetti sarà, visto che il ritiro avverrà solo nel 2006. Siria che in effetti occupa immediatamente i 2/3 del territorio, tra cui Tripoli e la Valle della Bekaa, mentre il resto, l'altro terzo, rimane in mano alle milizie cristiane. L'esercito regolare rimane, per così dire, a guardare la situazione, non interviene. Al comando delle appena citate milizie cristiane si mette Bashir Gemayel, figlio di Pierre. Ecco, è una particolarità del sistema libanese, derivante probabilmente da dinamiche medievali, ma Bashir non è l'unico figlio di, okay? Non è un caso isolato nello scenario libanese. Troveremo infatti in quegli anni pure Dani Shamu, figlio dello Shamu che abbiamo già visto, e anche Walid Jumblat, figlio dello Jumblat che abbiamo visto. E qui in effetti vediamo una foto che ritrae padre e figlio assieme i Gemayel. Numerosi furono i tentativi da parte di Assad, quindi della Siria, di permettere una tregua, di arrivare a una tregua, ma gli scontri con l'LP non fecero altro che aumentare. Il conflitto terminò ufficialmente il 16 ottobre, quando la Lega Araba riuscì a Riyadh a convocare Libano, Siria, Egitto, Kuwait, Arabia Saudita ed OLP. I termini dell'accordo furono chiaramente la tregua, un OLP che riconoscesse, e di fatto lo riconobbe, la sovranità libanese nel sud del paese e a Beirut Ovest, e la creazione dell'ADF, di cui qui vedete la bandiera, una forza araba di dissuasione sotto il comando libanese. Tregua che però durò pochissimo tempo, perché nel 78 la guerra riprese. L'OLP continuava a lanciare attacchi verso Israele nel sud del Libano, e la Green Line, che qui vedete in foto di Beirut, definiva il controllo palestinese su Beirut Ovest. L'ADF, con i suoi 40.000 uomini, era di fatto sotto il controllo siriano, come abbiamo detto prima della copertura, abbiamo già accennato alla copertura araba della Siria, e questo complice anche il disinteresse totale del mondo arabo. Arriviamo così, in questa velocissima ricognizione, tutt'altro chiaramente che esaustiva ed esauriente, al 1982, l'anno dell'invasione israeliana nel sud del Libano, la famosa operazione Litani. Ma prima di parlare dell'invasione dobbiamo dire due parole sugli anni immediatamente precedenti. In particolare dobbiamo parlare della battaglia di Zaleh, che si combatté tra il 1980 e l'81. Fu una battaglia che esplose nell'estate dell'80. I siriani avevano bloccato le vie di accesso a Zaleh. Gemayel, a capo delle milizie cristiano-maronite,
però preventivamente si era reso conto del piano siriano e aveva mandato truppe falangiste all'interno della città. Gli scontri scoppiarono nel dicembre, anche se effettivamente poi la guerra entrò nel vivo nella primavera successiva. Assad ordina di occupare e presidiare tutte le alture della cittadina in funzione anti-israeliana. Gemayel ripiega, visto che la superiorità siriana era netta, logorando però in questo modo la popolazione ormai allo stremo, di fatto sotto assedio da parte dell'esercito siriano, e quindi senza più acqua né cibo. A quel punto Gemayel si rende conto di avere un'arma. Di fatto fomenta la popolazione e le sue truppe su posizioni nazionaliste e di lotta all'invasore, evitando quindi il ritiro totale delle posizioni e scuotendo gli animi sia della popolazione che delle milizie. Il risultato di questa strenua resistenza all'assedio siriano portò a un accordo tra Gemayel ed Assad, quindi al ritiro delle truppe siriane e al ritiro delle truppe maronite dall'interno della città, anche se in realtà Gemayel non ritirò del tutto le truppe dall'interno della città perché non si fidava ciecamente dell'accordo, in particolare di Assad. Perché è importante questa battaglia? Perché di fatto fu il passo probabilmente il più importante per l'ascesa della personalità di Gemayel, che culminerà poi nella sua elezione nel 1982. Ecco, qui lo vedete in foto. 1982, anno assolutamente orribile, anno devastante per il Libano. Verrà assassinato Bashir Gemayel. Conseguentemente a questo avverrà il tristemente noto massacro dei campi di Sabra, campi profughi di Sabra e Shatila. Ci sarà l'invasione israeliana, ma di tutto questo dovremo parlare nella prossima puntata, anche perché si inserisce proprio in quest'anni la nascita di uno degli attori protagonisti del panorama libanese, come abbiamo già detto poco fa, ovvero di Hezbollah, del partito di Dio. Vedremo infatti in Libano l'arrivo dell'imam Musa Sadr, la creazione del partito Al-Dawa in Iraq, la rivoluzione islamica, l'ascesa di Khomeini, quindi dovremo trattare necessariamente anche la figura assolutamente fondamentale del teologo giurista del mondo musulmano. Ecco, quindi io direi che per questa puntata ci fermiamo qui, anche se inizialmente l'idea era di arrivare fino agli anni 90, quindi agli accordi di Taif, ma andiamo troppo lunghi, quindi cerchiamo di rendere un po' più agile la narrazione. Tratteremo nella prossima puntata appunto gli anni dall'82 al 90. Niente, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. Vi ricordo che potete trovare i contenuti di GED, oltre che in formato video qui su YouTube, anche sotto forma di podcast, sia sulla piattaforma Spotify che Spreaker. Abbiamo un canale Telegram in cui postiamo sia i nostri contenuti ma anche delle analisi, degli articoli provenienti dalle più svariate fonti. Siamo presenti su Twitter e anche su Facebook. Niente, io ho finito, ringrazio per l'attenzione, ci vedremo prossimamente nelle prossime puntate, nelle prossime settimane, scusate, con la terza puntata. Tutti i link li trovate nella descrizione e niente, vi auguro buona serata e alla prossima.